Mary Lou. Nave fuori. Ah, guarda che bestione sta arrivando. Là, non la senti la sirena? Eh sì. Uno si è sganciato tutto. Sembrava di essere sul legne. Sembrava di essere sul Tagada. Cazzo, Super Quark. L'hai preso? Sì. Incredibile. Guarda. Oh, ma l'ha mangiata intera. La mangia intera. Ma certo. Guarda. Un'oratina. Stavamo riprendendo il nostro pranzo. Cosa che costa? Cosa costa il caffè? Sai che una di quella chiavetta blu? Ah, capito, eccola dove andava. Quanto ci hai messo? 2 euro per un caffè. 1,50 €. Salute. Salute. Non so perché mi sono messo la museruola. È però- giusto, qua in mezzo a tutta sta gente. Infatti, guardate, siamo in mezzo a una folla. Sono qua sulla prua di Semket, dove c'è lo strallo di prua che regge il Fiocco e il Genoa. Vi voglio raccontare perché il Genoa si chiami così. Strano, eh? Proprio qua da Genova voglio farlo. Sapete che differenza c'è tra il Fiocco e il Genoa? A parte che il Fiocco si chiama Fiocco perché appunto si infiocchettava, si infiocca, si rolla, si arrotola intorno allo strallo di prua. Il Genoa è una vela come il Fiocco come posizionamento, che come estensione della superficie velica supera l'ampiezza dell'albero, cioè lo supera anche di pochi centimetri. Quello è già un Genoa. Se invece il Fiocco rimane più corto come ampiezza e non arriva alla lunghezza dell'albero, si chiama Fiocco. Certe volte il Genoa è così grande che arriva addirittura a 3/4 della barca, coprendone quasi tutta la superficie della murata. Beh, sapete perché si chiama così? Ci sono due teorie di pensiero. Uno, che il nome sia stato inventato da uno svedese nel 1900. Ma la versione più accreditata è il fatto che la prima volta che fu usata una vela del genere, ovvero di un fiocco che superasse l'ampiezza dell'albero, fu proprio un genovese a Copenaghen in una regata nel 1926, e questo signore si chiamava Raimondo Penario. La utilizzò vincendo quella regata. Lui era genovese e quindi, visto che in inglese Genova si chiama Genoa, così da allora questa vela si definì il Genoa. Chissà se inventerò mai una vela così che il mondo futuro la chiami Giorgio e il mare. Può darsi, eh? Adesso me la studio, dai. Come potrebbe essere una mia vela? Manuel si è messo a pescare. Ah, quanto mi capite, vero? Voi mi capite. Dai ragazzi, che forse Sto giro a Ferrara. è gigante, devo dirvi la verità. Probabilmente una robetta. Un'occhiata. Una triglia, No, come si chiamano? Un pagello. un pagello. Complimenti a Manuel. Cosa facciamo? Lo liberiamo subito? Mi serve
Con la pinza a becchi che hai. Allora, abbiamo rilasciato il pagello, era troppo piccolino. Se prendiamo qualcosa di più adulto, mangiamo bene a mezzogiorno. Sì, era decisamente piccolo. Manuel, cosa hai fatto? Perché tu mi hai detto adesso faccio il cambio montatura Sì, e allora qualcosa la prendiamo. abbiamo avuto 2 mangiate importanti dove la canna si è piegata parecchio, però senza ferrata. Il problema, a mio parere, era forse avevo montato un amo troppo importante, troppo grosso, e quindi la stazza del pesce che abbocca deve essere importante anche quella per poter essere infilzato, diciamo, materialmente dall'amo. Allora cosa ho pensato? Se non ci sono pesci troppo grandi, diminuisco la misura dell'amo, quindi diventa un amo molto più sottile, più appuntito, no? E più efficace nella ferrata, quindi anche pesci di dimensioni meno importanti, no? Che tirano meno, riescono a rimanere addescati, in poche parole. Eccola. E infatti Ci siamo. la prima mangiata, guardate Eccola. la canna. Eccolo. Meglio è perché ovviamente come un piccolo spillo, come un aghetto, si insinua più facilmente nella carne della preda e quindi in effetti dopo 5 minuti che ha fatto quella montatura ha iniziato a pam pam pam. Emanuele. Adesso ne abbiamo ferrato un altro e si sta cimentando Giorgio nella cattura. Lascialo pure andare. Più grande. È un po' più grande? Un altro pagellino. Piano piano. Eccolo qua, guardate. C'ho troppa frizione, aspetta. Più piccolo. No, più o meno come l'altro, probabilmente c'è il branco. Uno splendido pagello. E Giorgio ha fatto la sua prima cattura a Genova. La mia prima cattura a Genova. Fantastico. Adesso lo slaviamo e ributtiamo anche questo. Il ragazzo ci ha preso gusto, continua a tirar su. Sì. Direi che la pesca è andata bene, il ragazzo e anch'io ho contribuito e oggi si mangia pagello, tutti grandini, i piccolini li abbiamo liberati tutti ovviamente, però quelli sopra i 2 etri li abbiamo tenuti tutti, quindi oggi vi invitiamo su Samcat a mangiare il pagello. La pentola bolle. Operazione pulizia pesci. Il profumo è incredibile. Compatto. Pesci ne ho puliti 2. A Genova si mangia lo strobel. A Genova si mangia alla Ligure, quindi Spiegeleier e Canederli. Dai, ci siamo. Quei tagliolini al pesto e di secondo pagello reale all'insalata di pesce. Come se fossero bacchette. Cioè veramente hai preso i coltelli invece che le forchette. ho preso coltello e forchetta. Dove sono? Se dimenticate le forchette o le perdete, alla orientale va benissimo. Pasta al pesto Thai. Buonissima. Ti piace Manuel? Ottima. Vedi? La cultura giapponese serve. Buon appetito Manuel. Buon appetito. Vi aspettiamo qua ragazzi, su Samcat, cucina Manuel e io pulisco il pesce. Il pagello, che bello. Bravo. Mi dici sì, mi interessano, esatto, hanno. Questo è il mare, non è tanto la vela o in sé, ma è questo. Peter? Pescato, pulito e mangiato. Com'è Giorgio? Non lo assaggi neanche. È un'onta. Che sapore, Giorgio? A me piace più questo dell'orata. È buono, il pagello è ottimo. E questo considera che è fatto proprio natural, cioè
Più naturale di così, veramente no. Devi solo morderlo in acqua. Esatto, cioè tirarlo su col lamo e aggredirlo. Non è cucina a chilometri zero, è cucina a metri zero. Era qua sotto. È andata. Si torna a Bolzano, peccato. È stato un fine settimana spettacolare in una Genova fantastica che ci ha accolto benissimo. Ciao Semket. Ci vediamo tra 2 giorni, 3 giorni. Ciao. Vero Manuel, mi sa che quanto prima. Tu sicuramente cederai nel Sì. giro di pochissimo. E se cedo io cede anche il tirolese. Mi trascinerà di Beh, forza. ovvio, senza di lui non vengo. Ciao ragazzi. Ciao.